It's that super flow, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that super flow. Ciao ragazzi, qui è Kevin che vi parla. Oggi vi farò un video tutorial su come inserire dei sottotitoli in più lingue nelle vostre live. Sono riuscito a scoprire questo software, che è un software completamente gratuito e ha il peso di 500 MB, tramite una ragazza streamer in giapponese che sto iniziando a seguire da poco, perché ho visto che lei parlava in giapponese chiaramente e aveva anche i sottotitoli in inglese, che poi ho visto che lei ha inseriti anche in italiano, ma la cosa sconcertante è che quando lei parlava automaticamente il software la traduceva istantaneamente. Ho provato a seguire diverse guide, ma nel web in Italia non ho trovato assolutamente niente e mi sono dovuto recare in Giappone. Il programma in questione si chiama Ukinet Connect, è un emulatore e vi farò vedere come si usa. Aprite il programma, è molto semplice ragazzi, io sono stato tanto dietro perché ho dovuto seguire una guida chiaramente in giapponese, ma una volta che imparate bene come funziona è molto semplice. Allora, le prime tre cose da fare è cliccare su queste tre lineette, fate il mio profilo e lo settate sulla vostra lingua, in questo caso italiano. Poi ci richiamo qui e impostate le lingue che volete tradurre. Io ho messo lo spagnolo, l'inglese e il giapponese. Altra cosa importante, impostate lexicon traduttore, se no non ve lo tradurrà. Qui si imposterà il vostro timing, io ho messo 8, poi lì è a vostro piacimento, come vi piace a voi. E poi andiamo sul font. Il font selezionate quanto volete grosso, quanto volete piccolo, poi vi farò vedere anche perché questa opzione vi servirà. E il colore dei settaggi. Io il colore dei settaggi l'ho impostato in questa maniera per le live che faccio io, perché poi dovete avere un bordo trasparente, perché sennò vi vedrà il bordo o nero o magari verde. Io lo volevo trasparente con un leggero colore rosso, con i bordi neri e con i frame color bianchi. Una volta che avete fatto ciò potete anche impostare voi quanto volete i bordi, la voce di separazione, quanto può essere lunga, quanto può essere corta, le linee di spazio, i paragrafi, le lettere, tutto quello che vorrete. Io ho messo poi display on top perché lo voglio così, e poi mi raccomando impostatela così perché secondo me si vedrà molto meglio a mio avviso. E poi mettete lo scroll speed a vostro piacimento. Questo dovete testarvelo voi ragazzi, io per ora l'ho impostato così, non ci sono stato tanto dietro, per ora per me mi soddisfa, però se lo settate bene e avete tanto tempo da starci dietro, stateci anche una giornata, 2 giornate, il tempo che serve, e ve lo impostate perché verrà un capolavoro come adesso voglio farvi vedere. Ora cliccate sul microfono, qua fate no come traduzione e qua impostate la lingua che volete che vi traduce. Io ho messo l'italiano, l'inglese e lo spagnolo perché sono le tre lingue che io parlo. In questo caso l'ho settato su italiano, come potete vedere. Attivate queste due opzioni che vi dice e poi fate start. Io adesso aspetto a fare start perché poi vi spiego, perché sennò ogni volta che io parlo me lo tradurrà e non capirete perché. Aprite la seconda finestrina qua, fate sempre no. Dove è andata a finire? Ce lo sa solo lui. Ok, e ce l'abbiamo qua. Non vi preoccupate, questa è soltanto una schermata che è soltanto per farvi vedere come anteprima. Ora facciamo un test. Prova 1, 2, 3, sto facendo un video tutorial. Come vedete ve lo tradurrà in tempo reale. Vedi, 1, 2, 3, sto facendo un video tutorial. Logicamente ho parlato abbastanza veloce, quindi il software gli ho dato il tempo di capirmi. Però se voi parlate, diciamo, normale e avete anche degli spazi, credetemi che il programma
vi riconoscerà subito la vostra voce e ve lo tradurrà immediatamente. Una volta che avete fatto ciò, dobbiamo inserirlo su OBS. Per inserirlo su OBS, qua, cosa importante, lasciate browser così, come vedete nelle impostazioni. Clicchiamo sempre con i tre pallini e facciamo... dov'è che non ce lo ricordiamo più. Selezioni sottotitoli in screen, perdonatemi. Qua c'è scritto se volete importarlo con OBS, il locale o dove volete. In questo caso a noi ci serve su OBS. Ci cliccate sopra, lo copiate, andiamo su OBS, cliccate sul più, fate browser, mettete il nome che volete, io ne metto uno a caso, traduzione. Sull'URL mettete il link che abbiamo appena copiato. La larghezza io l'ho lasciato 800-600, poi lì fate voi dei test e chiudi fonte quando non è disponibile e fate ok. Come vedete il programmino, cioè il nostro software ce l'ha già messo, però noi vogliamo togliere questo verde. Come si toglie il verde? Tasto destro, proprietà, un attimo, tasto destro, filtri degli effetti, cliccate sul più, fate chiave croma e lasciate ok e qua lo chiudiamo. Come vedete ce l'ha messo trasparente. Ora facciamo di nuovo una prova con il programmino, lo abilitiamo, prova 1 2 3 4 5 6 10 20 51. Come vedete io mettendolo rosso e mettendolo con quel grigino automaticamente me l'ha messo trasparente, più il filtro che c'è si vede abbastanza bene. Poi logicamente ridimensionatelo come volete voi, piccolo, grande, grosso, laterale, non laterale, questo è a vostro piacimento ragazzi. Io vi ho spiegato come si mette, poi il resto sta a voi. Il prossimo video che farò sarà un video su come inserire anche l'avatar, perché secondo me sono delle cose fondamentali. La traduzione perché potete comunicare con molte più persone in diverse nazioni, soprattutto se uno non sa parlare magari l'inglese, lo spagnolo, il tedesco o robe simili. Comunque con questo software vi aiuterà ad avere una marcia in più a comunicare con persone anche di altri paesi. Io esempio stupido con questa persona qua, lei mi parla in giapponese e io vedo la traduzione in italiano perché mi ha messo addirittura la traduzione in italiano e io poi vado con Google Traduttore, scrivo quello che devo scrivere, lo traduco in giapponese e poi lo scrivo in chat. È una marcia in più perché dà le possibilità comunque alle persone di imparare anche la vostra lingua o voi viceversa imparare la vostra lingua. Non ci sono altri software che io conosco che vi aiuteranno ad avere una traduzione così istantanea. C'era un plugin su Twitch, però il plugin funziona che devi spendere 500 bits per avere la traduzione di un giorno intero di quella live con i sottotitoli. Quindi se io sto parlando italiano, quello vuole avere i sottotitoli in inglese, deve spendere 500 bits e averli. Non mi sembra il caso. Non ci sono altri video che io sappia in Italia. Sono dovuto andare per forza a vedere video comunque in giapponesi. E se il video vi è piaciuto io vi chiedo di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale e soprattutto di iscrivervi al canale, di lasciare un like anche a il video tutorial che ho visto di queste persone in giapponese e a questa ragazza che mi ha aiutato veramente tantissimo. Con questo è tutto ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere, spero aiutarvi ad avere una marcia in più nelle vostre live. Ciao ragazzi, a presto.